Torna Cristiano Luzzago che ci racconterà l'epopea della carrozzeria Touring. Lo farà in 3 puntate, ripercorrendo la storia di questo grande marchio, attraverso 3 straordinarie vetture, la Maserati 3005 GT, la Lancia Flaminia GT e l'Alfa Romeo 2006, tutte ovviamente a firma Touring. Cristiano Luzzago aprirà le porte della sua collezione e, come per magia, potremo ammirare questi 3 fantastici modelli ancora insieme. Sarà come rivivere indietro nel tempo. Amici appassionati di auto da collezione, oggi continuiamo il nostro racconto con la collaborazione di Gentleman Driver e sarà orientato sulla carrozzeria Touring. Infatti presenteremo 3 modelli di Alfa Romeo, Maserati e Lancia, tutte prodotte da Touring in un momento storico molto particolare dell'automobilismo e dell'industria italiana. Questi modelli sono la 2006 Spider Alfa Romeo, la 3005 GT Maserati e la Flaminia GT Lancia. Sono modelli che hanno avuto una gestazione molto simile, infatti ci sono dei canoni stilistici che le accomunano notevolmente ed è bello vederle tutte insieme perché si capisce immediatamente come la carrozzeria Touring avesse uno stile che, per quanto singolare per ogni casa automobilistica, riusciva ad avere la medesima eleganza, il medesimo stile, la medesima raffinatezza di linee su tutte le produzioni. Proprio per far fronte alle notevoli richieste e alle commesse di Alfa Romeo, Lancia e Maserati, nonché di altre marche, di cui parleremo eventualmente in seguito in altre puntate, la carrozzeria Touring attrezzò gli stabilimenti di Nova Milanese con delle importanti catene di montaggio. È interessante vedere nei libri dedicati alla carrozzeria Touring delle fotografie d'epoca dove si vedono proprio questi 3 modelli su distinte linee di montaggio parallele, danno l'immediata impressione di quello che era l'impegno che aveva la carrozzeria Touring in questi anni nel soddisfare le richieste di queste case automobilistiche. Il motivo per il quale abbiamo scelto di presentare queste 3 vetture Touring dei marchi Alfa Romeo, Maserati e Lancia è perché queste vetture furono prodotte negli stabilimenti di Nova Milanese contemporaneamente e segnarono il momento di massimo sviluppo della carrozzeria Touring in nuovi stabilimenti e al tempo stesso il proprio canto del cigno. Infatti in questi anni la carrozzeria Touring, nel momento in cui decise di espandere i propri stabilimenti, proprio per far fronte alle richieste specifiche di Alfa Romeo che pretendeva un maggior numero di prodotti, fece il classico passo più lungo della gamba. Si indebitò finanziariamente in un momento nel quale cominciarono a insorgere le prime lotte sindacali e nel quale cominciarono a manifestarsi i primi scioperi. Questo causò un indebitamento dell'azienda e, nonostante la sua capacità produttiva avrebbe potuto soddisfare appieno le necessità finanziarie dell'azienda e le richieste delle case automobilistiche, la condusse inesorabilmente al proprio declino. In questa prima puntata cominciamo a parlare della carrozzeria Touring dedicandoci al modello Maserati 3005 GT. Questa vettura è una vettura che ha segnato profondamente la storia della Maserati e anche della carrozzeria Touring, perché fino ad allora la Maserati era una piccola casa automobilistica che produceva 2-3 vetture al mese ed era dedicata principalmente alle corse, quindi ogni vettura era una vettura dedicata ad un particolare cliente con un particolare vestito e comunque seguendo i regolamenti delle competizioni dell'epoca sempre di cilindrate basse. Infatti ricordiamo le A6G e le 6G CS, prima di 1500 di cilindrata monoalbero ed in seguito 2000 bialbero. Alla fine degli anni 50
però la Maserati sente la necessità di dover avviarsi ad una maggior produzione automobilistica per dare un futuro e uno sviluppo alla propria azienda. La famiglia Orsi, all'epoca proprietaria dell'industria Maserati, sente la necessità di implementare la propria industria per ampliare la produzione dei modelli, non limitandosi, come detto, a piccole produzioni di 1, 2, 3 vetture mensili, ma ad una produzione di livello industriale. Per fare questo, l'ingegnere Alfieri progetta un telaio, una motorizzazione e una vettura che ha bisogno di un vestito molto elegante per essere all'altezza del marchio e si rivolge quindi alla carrozzeria Touring, la quale produrrà questo modello con il tipico brevetto superleggera che contraddistingue quasi tutta la produzione delle vetture Touring per la costruzione di una sottoscocca in tubi di metallo rivestiti con una leggerissima pelle di alluminio. Maserati si rivolge a Touring perché aveva la necessità di soddisfare una clientela particolarmente elegante, particolarmente esigente e che potesse usare la vettura anche quotidianamente. Infatti quello che ha sempre contraddistinto il marchio Maserati rispetto ad altri marchi tipo Ferrari è che la Maserati doveva essere una vettura utilizzabile anche tutti i giorni. L'imprenditore che all'epoca, nel pieno boom economico dell'Italia degli anni 50, aveva bisogno di contraddistinguersi e di avere una vettura veloce che gli consentisse, se necessario, anche di partire da Milano e andare a Roma in brevissimo tempo, doveva avere un prodotto che gli dava grandi prestazioni ma anche grande comfort, che univa l'eleganza alla rappresentatività della sua macchina, della sua industria, della sua impresa, e quindi una vettura che avesse delle caratteristiche peculiari, fra le quali la carrozzeria in alluminio, che come sappiamo tende a ridurre le rumorosità, che avesse un comfort interno particolarmente lussuoso che consentisse viaggi anche lunghi e comunque una Gran Turismo sportiva con meccanica derivata direttamente dalle corse, per cui il rombo del motore, l'acceleratore facevano veramente la differenza. Questo modello che stiamo presentando è proprio una delle prime produzioni, infatti è un modello del 59. Si contraddistingue perché le fanalerie posteriori sono molto piccole rispetto ai modelli introdotti successivamente, dove le fanalerie acquisiscono dimensioni più importanti. I proiettori secondari anteriori sono rotondi invece che rettangolari e ci sono altre piccole modifiche che comunque in tutta la produzione della 3005 GT non cambiano in nessun modo la linea essenziale della vettura. Una delle modifiche più importanti che l'industria Maserati introdurrà qualche anno dopo è l'iniezione meccanica di tipo Lucas, un meccanismo di alimentazione che funzionava molto bene, che consentiva prestazioni superiori e che oggi purtroppo viene considerato da molti collezionisti una pecca di questa vettura, erroneamente, perché l'unica pecca è quella dei meccanici che non sono in grado di fare una corretta manutenzione, una corretta registrazione, mentre all'epoca questa iniezione Lucas era molto ambita, molto gradita dalla Maserati e dai propri clienti. L'ingegnere Alfieri, per progettare la 3005 GT, partì dai motori delle Maserati da competizione, che erano i Bialbero 2000 della 6 GCS, implementandolo a 3005 di cilindrata per poter avere una maggiore elasticità, una coppia più efficace e soprattutto per poter spostare una vettura che, benché sia molto leggera e molto maneggevole in quanto con la carrozzeria totalmente d'alluminio, è comunque una vettura di dimensioni abbastanza ragguardevoli. Il motore è un motore con un'architettura molto ben disegnata, doppia accensione, alimentato da 3 carburatori Weber e che consente
alte velocità. E nel progettare questa vettura, oltre allo sviluppo del motore Maserati, ebbe la necessità di recuperare altre componenti meccaniche che purtroppo non erano disponibili sul mercato italiano, perché all'epoca molte case automobilistiche sviluppavano e producevano le componentistiche direttamente. Questo creando un aumento dei costi e anche una minor velocità nella disponibilità dei materiali. Quindi si rivolse al mercato inglese e a quello tedesco, dove poté recuperare componentistiche assolutamente pregevoli, ben collaudate e di alta qualità, quale il cambio ZF, quale il ponte Salisbury, particolari delle sospensioni ed altre componenti che hanno consentito di mettere in produzione questa vettura molto velocemente. Maserati naturalmente, prima di fare una scelta, commissionò altre carrozzerie. Infatti al Salone di Ginevra fu presentata nel 1957 questo modello, un modello di Allemano, e Maserati commissionò una vettura anche a Zagato, che però si fermò semplicemente a un disegno e non venne mai messa in produzione. Evidentemente non c'era paragone fra lo stile e la classe di Touring e le altre possibilità di scelta che aveva Maserati, e quindi è con Touring che partì il progetto definitivo di questa grande vettura che avrebbe segnato il passo della Maserati nella produzione di automobili. E infatti con questa vettura che la produzione è aumentata sensibilmente, portando i modelli 3005 ad una quantità di circa 1500 esemplari prodotti, di cui solo una minor parte fatti da Vignale nella versione Spider. L'abitacolo della Maserati 3005 GT, come tutte le vetture progettate da Touring, è curato in ogni dettaglio. La strumentazione è molto ben visibile, molto completa, perché oltre al contachilometri e al contagiri abbiamo uno strumento per la temperatura dell'acqua, lo strumento per il livello del carburante e il manometro dell'olio, più tutta una serie di comandi facilmente raggiungibili e quindi molto ergonomici, che rendono la guida e l'utilizzo della macchina molto confortevole. Il cambio di questa vettura è un cambio a 4 marce che solo nelle versioni seguenti sarà sostituito da un 5 marce. L'interno molto curato in tutti i dettagli, naturalmente è in pelle. Questa vettura in particolare, di color rosso cordoba metallizzato, è completato con un interno in pelle color magnolia. Tutti i dettagli dell'abitacolo sono molto curati, le finiture cromate, le maniglie di gusto déco, il pomolo del cambio in un materiale plastico che sembra avorio, la pelle dei sedili, la moquette in lana, tutto fatto per rendere l'utilizzo di questa macchina confortevole.